Il 29 giugno 1941 Salvatore Todaro lascia il comando del sommergibile per arruolarsi nella 10ª Flottiglia MAS. A sostituirlo al comando del battello è nominato il tenente di vascello Aldo Lenzi. Sotto il suo comando, durante la 6ª missione, il 2 dicembre 1941, il Cappellini danneggia molto gravemente il mercantile Miguel de Larrinaga, colpendolo con 2 dei 5 siluri lanciati. Questa la versione italiana. Fonti britanniche sostengono invece che la nave non è stata colpita ed è giunta senza problemi a Freetown il 14 dicembre. In seguito ad assumere il comando del battello è il tenente di vascello Marco Revedin, al comando del quale nei primi mesi del 1942 il Cappellini compie una prima missione, priva però di risultati. Il 19 maggio 1942, durante la seconda missione dell'anno al largo del Brasile, il sommergibile silura e affonda la motonave svedese Tisnaren, che era rimasta isolata dal suo convoglio. Tutti i 40 uomini dell'equipaggio vengono messi in salvo. Il 31 maggio insegue e affonda la cisterna militare inglese Dinsdale, carica di benzina e in rotta a Città del Capo, Trinidad. Per colarla a picco ci sono voluti 6 siluri. In settembre il Cappellini prende parte al salvataggio dei sopravvissuti del Laconia, un transatlantico inglese convertito al trasporto di truppe e prigionieri, che è stato affondato il 12 settembre 1942 presso l'isola di Ascensione dal sommergibile tedesco U-156 al comando del capitano di corvetta Werner Hartenstein. Nell'incidente persero tragicamente la vita circa 1400 prigionieri di guerra italiani reduci dalla prima battaglia di El Alamein che si trovavano a bordo della nave, sia perché uccisi dagli scoppi dei siluri, sia perché i militari inglesi e polacchi di scorta si rifiutano di aprire le stive e lasciarli uscire, sia perché quanti riuscirono ad abbandonare la nave furono respinti dalle scialuppe. In alcuni casi vengono mozzate loro le mani con asce e accette e devono buttarsi nel mare infestato dagli squali. Peraltro, un bombardiere statunitense attacca l'U-156 che aveva iniziato l'opera di soccorso, obbligandolo ad immergersi e allontanarsi. In soccorso dei superstiti vengono inviati 2 U-boot, l'U-506 e l'U-507, 3 unità francesi e appunto il Cappellini. Il sommergibile, che si trova in mare dal 21 agosto, è dirottato verso il luogo del disastro il mattino del 13 settembre e arriva sul posto nella mattinata del 16. Si imbatte dapprima in 2 scialuppe con a bordo rispettivamente 50 e 84 occupanti, tutti inglesi, e rifornisce la seconda di provviste e acqua. Raggiunge poi alcune scialuppe malconce, 2 semiaffondate, che rifornisce di provviste e recupera tutti i naufraghi che trova in mare, ossia 19 fra inglesi e polacchi. Questi vengono poi trasferiti sulle scialuppe incontrate, tranne 2 ufficiali trattenuti come prigionieri. Vengono messi in salvo anche 49 italiani, 2 dei quali muoiono il giorno successivo. Quindi, trovata la nave francese Dumont d'Urville, vengono trasbordati su di essa 41 dei 47 italiani. Il Cappellini raggiunge poi la sua zona d'agguato. Le notizie sull'affondamento del Laconia e il trattamento disumano riservato ai soldati italiani prigionieri nella nave turbano profondamente l'animo di Salvatore Todaro. Lui, che tante volte ha messo a repentaglio persino la propria vita e quella del suo equipaggio per salvare i naufraghi delle navi affondate. Fra gli ultimi giorni di dicembre 1942 e la prima metà dell'aprile 1943, il Cappellini compie la sua ultima missione offensiva al largo del Brasile. Non riporta nessun successo ed è invece danneggiato da un attacco aereo, subendo morti e feriti. Se ne decide quindi, su richiesta tedesca, la conversione in sommergibile da trasporto per missioni verso l'Estremo Oriente.
Gli viene assegnato il nominativo identificativo di Aquila 3. I lavori durano da aprile a maggio e comportano l'eliminazione di cannoni, tubi lanciasiluri e alcuni componenti delle batterie, nonché varie altre modifiche. L'11 maggio 1943 il Cappellini è il primo sommergibile a partire per l'Estremo Oriente, al comando del capitano di corvetta Walter Auconi, con a bordo 95 tonnellate di acciaio speciale, alluminio, munizioni e parti di ricambio. A causa del maltempo e consumi imprevisti di carburante, il viaggio è piuttosto difficoltoso e si rende necessario transitare nei pressi della costa africana per limitare il consumo di nafta. Questo aumenta il rischio di essere individuato, ma il sommergibile, dopo 57 giorni di navigazione, arriva a Sabang in Indonesia e da lì si sposta poi a Singapore, da dove dovrebbe ripartire per il viaggio di ritorno con 110 tonnellate di gomma. L'8 settembre coglie il Cappellini alle ore 2 antimeridiane mentre è in navigazione tra Singapore e Sabang, sotto la scorta dell'Eritrea.